Mamba Mentality, di che si tratta? Si tratta appunto della mentalità vincente di uno dei più grandi cestisti della storia dell'NBA e oggi ne parliamo insieme. Ciao a tutti, sono Matteo Iannone e oggi parliamo appunto della Mamba Mentality. E come dicevo all'introduzione, è appunto la mentalità vincente di Kobe Bryant, un grandissimo cestista, uno forse dei migliori della storia. Innanzitutto dico che ho preso spunto da questo video dopo aver visto delle interviste appunto legate proprio a questo modo di allenarsi, perché di questo si parla fondamentalmente. Ti lascio in descrizione appunto i tre video che durano in totale 10 minuti, li recuperate tranquillamente, riguardo appunto questa intervista fatta appunto a Kobe Bryant, dove effettivamente spiega di che si tratta, che cos'è questa Mamba Mentality che viene appunto associata alla sua persona. In poche parole la riassumo velocemente. Essere di ispirazione per la squadra. Essendo il basket uno sport di squadra, appunto, essere di ispirazione, un punto di riferimento di squadra, appunto, per la squadra e oltre questo in generale per lo sport che ami, in particolare appunto il basket, in questo caso la pallacanestro. Infatti Kobe Bryant, insomma, per chi non lo sapesse, era comunque un leader assoluto per tutti gli anni in cui ha militato nell'NBA, appunto. E quindi il primo punto è appunto questo, quello di essere un punto di riferimento, essere d'esempio per tutti gli atleti che vogliono appunto diventare come lui, superarlo, comunque emularlo, averlo in generale come punto di riferimento, essendo stato un grandissimo. Il secondo punto della Mamba Mentality è appunto la grandissima disciplina per quanto riguarda gli allenamenti. Tanto è vero che, ecco, come giocatore era riconosciuto appunto per la sua grande mole altissima di allenamenti, tanto è vero che in questa intervista dei tre video che vi lascio in descrizione, dal quale ho tratto ispirazione per questo video, lui descrive la giornata tipo di un normale cestista NBA, mentre la sua appunto contiene il doppio degli allenamenti giornalieri proprio perché aveva la volontà di diventare la migliore versione di se stesso e raggiungere il massimo possibile nello sport che ama, insomma, del quale era ossessionato, dato che è venuto a mancare qualche anno fa. Addirittura 4 allenamenti al giorno di 2 ore, insomma, diciamo, enunciando la sua routine, svegliandosi molto presto, dicendo effettivamente il punto cardine qual è? Che dice per quanto chiunque altro possa essere più talentuoso, possa aver fatto, non so, un allenamento speciale, intensivo nel periodo estivo, qualunque cosa possa aver fatto, lui sarà sempre moltiplicato per gli anni, essendosi allenato sempre molto 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 di più rispetto a tutti gli altri suoi avversari, non potranno mai raggiungere il suo grado di preparazione atletica, di preparazione tattica, tecnica, di suo allenamento, appunto. Tanto è vero che è conosciuto anche per la sua grandissima serietà e freddezza, soprattutto. In svariati momenti della sua carriera ha avuto delle difficoltà come un infortunio all'indice della mano destra che l'ha forzato a cambiare completamente il gioco, iniziare a tirare con la sinistra, insomma, che è un cambio molto grande. Ma lui tranquillamente, anche altre volte, infortuni in varie parti appunto del corpo, anche nella zona diciamo, delle gambe, e freddissimo, senza soffrire, diciamo, soffrendo, reggendo il dolore, è riuscito comunque a combatterci e a magari garantire quei punti, quelle vittorie, insomma, quella sicurezza, di trasmettere quella sicurezza anche al resto della squadra che l'ha contraddistinto assolutamente e l'ha fatto raggiungere quello che effettivamente ha raggiunto. Cosa voglio dire con questo? Come si rifà questo discorso alla mia persona, in generale al mondo del tennis tavolo? Ora, in Italia purtroppo il tennis tavolo è uno sport di nicchia, oggettivamente, e soprattutto la cosa, tra virgolette, negativa, se vogliamo dirlo così, non è come altri sport nel quale, essendo appunto sport individuale, ci si può allenare anche da soli.
Il tennis tavolo in parte è così, effettivamente, ci sono robot, cesti di qualunque cosa, servizi per esempio mi viene in mente, oppure si può controllare la palla con il palleggio, insomma ci sono svariati modi per migliorare da soli, questo assolutamente. Però cosa voglio dire con questo? Moltissime persone in Italia, magari non c'è una palestra vicino dove abitano, quindi devono fare chilometri e chilometri, io sono uno di questi per raggiungere la palestra in cui si trovano, oppure ci sono dei giorni concordati di apertura appunto della palestra dove ci si può allenare e in un lasso di tempo preciso, qualche giorno a settimana, due, tre se si è fortunati, nelle scuole pubbliche, insomma nel periodo pomeridiano, proprio perché si dà questa garanzia, insomma vengono date per le società sportive. Quindi cosa voglio dire con questo? Che in generale si può avere qualunque tipo di difficoltà, che possono essere economica per spostarsi, per le gomme, per le palline, gli allenatori, sparring, qualunque cosa, stage, quel che si vuole. Qualunque difficoltà anche motoria, quindi non so, disabilità o problemi di qualunque genere, e, insomma, per qualunque cosa, oppure può esserci questo limite appunto delle palestre che non si sa dove si può andare a giocare, dove ci si può allenare, ma in ogni caso, se si vuole raggiungere un obiettivo, se si vuole veramente con tutto se stessi arrivare ad un certo punto, raggiungere una determinata cosa, insomma, fare ciò per cui si sta lavorando effettivamente, e non ci sono mai scuse, c'è sempre un modo per dare il più possibile, sempre nelle proprie possibilità. Nel pratico, cosa voglio intendere? Ad esempio, in questo periodo estivo moltissimi giocatori o non giocano proprio, appunto nel periodo estivo, oppure magari una volta a settimana così per mantenere la racchetta, perché la palestra chiude, perché la scuola chiude, perché si va in vacanza, si va al mare, si va dove si vuole. Indubbiamente quello è necessario. Secondo me, diciamo, quel filo di libertà ci vuole sempre, anche se lo sport fatto ad alto livello è ovviamente comporta tutto dei sacrifici se si vuole arrivare da qualche parte. Infatti prossimamente farò un video in cui parlerò dell'importanza del riposo. Al di là di questo, cosa voglio dire? Nel pratico, per quanto riguarda una mentalità che effettivamente è stata vincente per Kobe Bryant, come lo traspongo questo discorso al tennis tavolo nel mio caso? Quindi cosa sto facendo in questo periodo? Punto ad allenare magari appunto maggiormente il servizio, quindi tentare di fare questo, fisicamente anche magari di più, ovviamente non arrivo ai 4 allenamenti che può permettersi un Kobe Bryant, ma tutto può essere allenato. Se si parla di appunto allenamento fisico, allenamento mentale, per esempio, sto cercando di migliorarmi a livello di prontezza dei riflessi con i metodi per migliorare determinate abilità che possono essere appunto migliorate in qualsiasi momento anche da soli. Questo è fondamentale. Quindi cosa voglio dire con questo video? Che se hai un obiettivo, un sogno, se dici voglio arrivare lì, voglio raggiungere quella cosa, è importante sapere in primis quanto si è disposti appunto a mettere in gioco, quanto si è disposto a rinunciare per altre cose e ad impegnarsi in generale, perché la costanza paga sempre, l'impegno è la moneta di scambio del successo, assolutamente. E oltre questo, diciamo la prima cosa appunto è l'impegno, la seconda cosa è cercare di appunto trovare qualunque tipo di metodo per sovrastare qualsiasi tipo di scusa che non sussiste mai. Questo è il mio modo di pensare, insomma, almeno la trasposizione di questo della mamba mentale, se vogliamo dire così, o comunque quello che ho tratto da queste interviste che mi hanno colpito molto effettivamente, e lo traspongo appunto in questo video proprio per magari essere d'aiuto per ragazzi, insomma chiunque abbia questo limite, pensa ma io non posso allenarmi perché è chiusa la palestra, perché è successo questo, è successo quello. La cosa importante è rimanere appunto allenati sia fisicamente, mentalmente moltissimo ed essere sempre carichi, insomma pronti per raggiungere, insomma lottare per ciò che si vuole raggiungere, la grinta, la voglia di vincere, la voglia di arrivare, quella è una cosa imprescindibile.
Quindi, detto ciò, io vi rimando appunto alle le 3 interviste, magari potete trarre qualche idea, insomma, anche voi da queste interviste che sono molto di ispirazione, magari andare più in profondità sul discorso Marma Mentality. Io vi ringrazio della visione, vi ricordo di iscrivervi, lasciare mi piace e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati anche sui prossimi video. Ora ne sto pubblicando un po' in meno proprio perché insomma ci sono meno competizioni, anzi non ce ne sono proprio, tornei e quant'altro. E quindi insomma si riprenderà magari più attivamente verso agosto. In realtà a fine agosto dovrebbe esserci già un torneo open, mi sembra, dato che qualche giorno fa è uscito il calendario agonistico, ma questa è un'altra storia. Vi ringrazio della visione, ciao a tutti.